Mercato Inter, nuovo tentativo per Akanji, le ultime sugli altri nomi buoni per la difesa, vale a dire Chalobah e Francesco Acerbi. Non solo, perché cosa ci aspettiamo avvenga in questa settimana in casa Inter? Ovviamente i sorteggi di giovedì, sorteggi della nuova fase ai gironi della Champions League e poi la terza giornata di Serie A dei nerazzurri che vedrà l'Inter al primo vero big match della stagione contro la Lazio, appunto venerdì sera dalle 20:45. Amiche e amici di Passione Inter, ben ritrovati in questo nuovo episodio mercato campo Champions League che torna finalmente ad infiammare i tifosi con una nuova stagione veramente entusiasmante, inedita, perché verrà condensata nei primi mesi della stagione. Entro il mondiale l'Inter, come tutte le altre squadre della Champions League, avrà già giocato le 6 giornate della fase a gironi, per cui andremo veramente di fretta in questi primi mesi della stagione tra campionato e Champions League. Prima di iniziare però, come sempre, vi ricordo l'appuntamento di questa sera a partire dalle 19:30, perché saremo come ogni giorno in diretta su YouTube per commentare. Dovrete essere iscritti al canale, per cui se non l'avete ancora fatto ovviamente vi invito a farlo e a lasciare anche un like a questo video. Dopodiché, oltre alla live delle 19:30, quest'oggi vi sarà dalle 22 la consueta chiamata riservata però ai nostri abbonati, per cui vi ricordo le modalità per abbonarvi: dovete andare sul sito www.passioneinter.club. Oltre alla chiamata riservata solamente ai nostri abbonati il lunedì sera, ci sono altri vantaggi che appunto scoprirete sul sito, tra cui la possibilità di entrare con noi in diretta tutti i giorni dalle 19:30 o comunque nelle live partita, pre-live reaction e post partita in occasione dei match nerazzurri. Iniziamo però a parlare di calciomercato. Il nome di Akanji, potrebbe esserci un colpo di scena sul centrale svizzero che sembrava ad un certo punto quasi inarrivabile. Perché Akanji va in scadenza tra un anno con il Borussia Dortmund. In questo momento si ritrova fuori rosa, fuori dal progetto, perché lui ha espresso la volontà di andar via e allo stesso tempo di non rinnovare con il Borussia Dortmund. Trattativa dunque che si era complicata, perché il Borussia inizialmente chiedeva 20 milioni di euro per il suo cartellino, dopodiché 15, una cifra comunque ancora davvero molto alta, anche perché per l'Inter non vi era la possibilità di strappare un prestito, vista la scadenza tra un anno. Adesso però, come spiegato anche questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il Borussia potrebbe aprire al rinnovo, al prolungamento per un altro anno. Con il rinnovo l'Inter potrebbe strappare questo accordo in prestito con un diritto di riscatto tra un anno. Chiaramente le cifre del diritto di riscatto si aggirano sempre sui 15-20 milioni di euro, ma l'Inter in questo momento vuole un prestito, altrimenti non potrebbe prendere Akanji. Dovrebbe al massimo aspettare tra un anno di prenderlo a costo zero, ma nel frattempo sperare che il difensore non firmi per altri club. Per cui attenzione al sorpasso di Akanji sugli altri obiettivi, perché ripeto, Akanji rimane sempre l'obiettivo numero uno dell'Inter. Si è complicato per via della formula con il Borussia Dortmund, però dovesse realmente prolungare, a quel punto l'Inter farebbe un ulteriore sforzo per averlo in prestito. Acerbi rimane sempre l'opzione low cost, il giocatore più "semplice" tra virgolette da raggiungere, anche se nelle ultime ore anche il Marsiglia ha fatto un sondaggio per lui. Abbiamo più volte parlato di Acerbi, che è un giocatore che sicuramente potrebbe tornare utile per Inzaghi, visto che già lo conosce nel ruolo di vice De Vrij, anche se ai tifosi nerazzurri, per tanti motivi, per i trascorsi con il Milan, non piace. Forse anche per questo motivo l'Inter si sta prendendo del tempo prima di prendere una decisione definitiva. Dopodiché Chalobah, altro difensore che piace non poco ai dirigenti nerazzurri, consigliato da Lukaku per via della grande amicizia nata lo scorso anno all'interno dello spogliatoio del Chelsea. In questo caso dovrà essere lo stesso Chelsea a dare una risposta all'Inter sulla formula. L'Inter vorrebbe il prestito con diritto di riscatto. Inizialmente il Chelsea voleva venderlo a titolo definitivo, adesso potrebbe aprire il prestito però secco, senza diritto di riscatto, per cui in questo caso sarà decisiva appunto la risposta del Chelsea, che prima dovrà fare comunque un'entrata, ed è molto calda la pista che porta Fofana, Wesley Fofana del Chelsea. Una volta acquistato Fofana potrà aprire alla cessione di
Chalobah, però bisognerà capire anche quali saranno i termini di un'eventuale cessione, se a titolo definitivo o se in prestito. Quest'ultima opzione più probabile per l'Inter, ma andiamo avanti perché giovedì vi saranno i sorteggi della nuova fase a gironi di Champions League a partire dalle 18 da Istanbul, i sorteggi della Champions League che potrete seguire come sempre con Passione Inter. Vi anticipo, saremo live dalle 17, per cui come sempre ci troverete su YouTube e Twitch dalle 17 per commentare insieme i sorteggi e le formazioni che poi l'Inter dovrà incontrare nel proprio girone. Vi ricordo rapidamente qualche informazione, poi nei prossimi giorni andremo a trattare l'argomento più in profondità, anche e soprattutto nelle live delle 17 di giovedì prossimo. L'Inter parte dalla terza fascia, per cui uno svantaggio considerevole rispetto allo scorso anno, quando l'Inter invece partiva dalla prima fascia, in quanto vincitrice dell'ultimo scudetto. Quest'anno invece tra le italiane vi sarà il Milan in prima, la Juventus in seconda, Inter e Napoli in terza fascia. Ovviamente ci aspettiamo un sorteggio complicato, perché sia in prima ma soprattutto nella seconda fascia ci sono delle squadre molto forti. In seconda ad esempio squadre come Liverpool, Chelsea, Barcellona, Atletico Madrid e Tottenham. Poi ci sono anche Siviglia e Lipsia, che sono delle formazioni più alla portata dell'Inter, ma parliamo comunque di top club. Dopodiché in prima fascia squadre come Real Madrid, che ha vinto l'ultima Champions, il Manchester City, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain. Diciamo tra le più abbordabili ci sono Eintracht, che ha vinto l'ultima Europa League, Porto e Ajax. Parliamo comunque di formazioni top, e in ogni caso insomma per l'Inter ci aspettiamo un girone abbastanza tosto tra prima e seconda fascia. Dopodiché in questo momento il quadro in realtà non è completo, perché nei prossimi 2 giorni si giocheranno gli ultimi match dei playoff per accedere alla fase a gironi. Mancano ancora 6 squadre per completare questo tabellone, e dunque vedremo quali saranno le ultime formazioni che faranno parte della prossima Champions League. In ogni caso vi ricordo, questo giovedì 25 agosto saremo in diretta dalle 17 su Passione Inter per seguire i sorteggi della nuova Champions League. Il primo turno della Champions si giocherà il 6 e 7 settembre. Per quella data ci aspettiamo di poter recuperare quasi al 100% Eric Mkhitaryan, perché la scorsa settimana aveva accusato un infortunio non gravissimo, un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. In ogni caso in questa settimana verranno eseguiti dei nuovi test sul calciatore. Onestamente non crediamo possa tornare già contro la Lazio. Più facile invece ipotizzare un rientro tra i convocati per l'infrasettimanale di settimana prossima contro la Cremonese, però l'Inter e Inzaghi puntano ad avere in buone condizioni, e quindi già arruolabile, Mkhitaryan per il derby del 3 settembre, per cui dovesse rientrare a totale disposizione per il derby del 3, Mkhitaryan sarebbe a disposizione poi ovviamente anche per il primo turno della Champions League, che vi ricordo si giocherà tra il 6 e il 7 settembre. Poi vedremo però questo giovedì non solo la composizione dei gironi, ma anche subito il calendario, per vedere se l'Inter giocherà la prima partita in caso in trasferta e poi chi avrà davanti. Chiusa la parentesi Champions League e anche le ultime sulle condizioni di Mkhitaryan, venerdì sera si gioca quello che in tanti considerano il vero big match, il primo big match di questa stagione. In campionato il primo big match probabilmente lo ha giocato ieri sera il Milan, pareggiando contro l'Atalanta, un'Atalanta che è un po' ridimensionata rispetto agli ultimi anni, probabilmente anche per il rendimento deludente della scorsa stagione, un'Atalanta che è arrivata fuori dal piazzamento europeo rispetto invece agli ultimi anni, che l'aveva vista tra le protagoniste del campionato, sempre in zona Champions League. Anche il mercato non è stato un mercato esaltante, potrebbe perdere altri pezzi, però il Milan ha comunque pareggiato contro l'Atalanta, non è stata una partita semplice per i rossoneri, e dunque l'Inter che in questo duello a distanza guadagna 2 punti. L'Inter però che è chiamata ad un esame molto importante contro la Lazio che sabato ha pareggiato contro il Torino. È una formazione però assolutamente valida, la diamo tra le squadre in lotta per un posto in Champions League, anche se ovviamente il Napoli
forse ad oggi è un po' più avanti per quello che sta dimostrando, però la Lazio si è mossa bene con giovani di prospettiva sul mercato, partita che analizzeremo meglio poi nei prossimi giorni, però in ogni caso è un progetto che già è arrivato al secondo anno, quello con Maurizio Sarri in panchina, poi c'è lì davanti sempre Ciro Immobile che fa una certa paura, come Milinkovic-Savic, padrone assoluto del centrocampo, un giocatore che all'Inter ha sempre fatto male negli ultimi anni, per questo parlo di big match, perché la Lazio comunque ha una rosa importante, ha allungato anche la panchina rispetto allo scorso anno, per cui ecco sarà il vero esame dell'Inter dopo un precampionato non facile contro comunque formazioni che erano più avanti di condizione, il debutto di Lecce così così, ma in cui l'Inter è riuscita a centrare i 3 punti e la partita con lo Spezia. Lì probabilmente abbiamo visto finalmente un Inter convincente sul piano del gioco, dominio assoluto, 0 rischi, non ricordo un tiro dello Spezia in 90 minuti. Andanovic praticamente si è goduto i 90 minuti, tante palle gol per l'Inter, forse un piccolo campanello d'allarme, ma forse anche esagerato definirlo così, le tante occasioni avute dall'Inter e quelle che non ha concretizzato, perché poi tanti errori abbiamo visto sotto porta che puoi concederti contro lo Spezia, contro squadre contro la Lazio invece alla prima occasione devi cercare di metterla dentro, comunque devi cercare di non sciupare le opportunità che capitano sui tuoi piedi, per cui questo è, probabilmente l'aspetto che l'Inter deve migliorare, perché per il resto contro lo Spezia, che non è un avversario top, anche se era partito bene con una vittoria alla prima giornata, ovviamente l'Inter ha avuto vita facile, però è contro la Lazio che deve subito cominciare a dimostrare di poter fare la differenza, di poter essere considerato una squadra assolutamente tosta, ma una tra le favorite, come noi la consideriamo, per la corsa al titolo finale, per la corsa allo scudetto. Noi andiamo in chiusura, io prima vi ricordo l'appuntamento di questa sera dalle 19:30 in diretta con noi, sia su YouTube che su Twitch. Per commentare su YouTube dovete iscrivervi al canale di Passione Inter. Prima di chiudere però vi voglio consigliare uno degli ultimi contenuti di Passione Inter, perché abbiamo accennato un po' alla partita vinta sullo Spezia. Non siamo entrati nei dettagli perché ieri il nostro Simone ci ha lasciato un ottimo contenuto, un'analisi approfondita su quella che è stata la partita tra Inter e Spezia, per cui ve la lascio per chi ci sta seguendo in podcast in basso in descrizione, per chi invece ci sta seguendo in video su YouTube ve la lascio proprio qui, e dunque vi invito a recuperare questo contenuto speciale su Inter Spezia. Noi dunque ci vediamo questa sera dalle 19:30, appuntamento a dopo. Ciao.